Allora, come prima cosa, se mi trovo nell'interfaccia 2D, clicco sulla rotella qui in basso e mi sposto nella parte di 3D. Con Inserisci, clicco sul tasto Inserisci, anzi no scusami, Allega e vado a caricare l'immagine di riferimento. Quindi prendo quindi l'immagine cucina, faccio apri, qui dentro lascio tutti i parametri così come sono impostati e faccio un clic e un altro clic a definire la dimensione della cucina. Ora noi possiamo scegliere di lavorare nell'unità di misura che vogliamo. L'importante è che poi nel momento in cui eventualmente andiamo a mettere questa cucina all'interno del nostro modello 3D, le unità di misura siano corrispondenti. Visto che noi spesso l'edificio lo facciamo in metri, allora convertiamo l'immagine in metri. Quindi che cosa faccio? Prendo una qualsiasi delle misure indicate qui sopra, quindi per esempio questa linea, e faccio una linea in questa direzione di una lunghezza pari a 2,9, quindi 2 metri e 90. Molto spesso le immagini, soprattutto se il foglio ha una base bianca, non si vedono chiaramente. Quindi io per rendere un pochino più visibile il disegno posso o andare nei layer e posso far diventare il layer di colore, un colore leggermente più visibile. Un'altra cosa che posso fare, posso selezionare il bordo della fotografia e qui aumentando il parametro sfumatura io ho la possibilità di far diventare questa immagine un po' più un po' come se fosse semitrasparente. Ora, visto che il mio riferimento è molto più piccolo dell'immagine, io mi posso anche aiutare con questo selettore, quindi togliendo l'orto, vado a rimpicciolire un pochino quella che è l'immagine di riferimento, la vado a selezionare e la vado a spostare in corrispondenza del punto diciamo prefissato. Ora io per mettere in scala questo modello devo fare in modo che l'immagine diventi lunga quanto la linea, quindi vado a selezionare l'immagine, lui si sposta nella scheda immagine ma io mi risposto nella scheda inizio, clicco il tasto scala e come punto base do l'inizio della linea. Poi subito dopo clicco sulla voce riferimento e clicco sul primo punto della fotografia, attivo l'orto per stare più diritti, clicco sul secondo punto della fotografia e vado a rimpicciolire e a cliccare sul punto finale della linea. Tu vedi che la linea quindi è diventata della stessa lunghezza della foto, quindi vuol dire che la foto è stata messa in scala. Ovviamente il fatto che io tracciando una linea non c'è il perfetto allineamento da queste due parti è una cosa assolutamente normale perché è dovuta al fatto che questa immagine non è un prospetto ma è una prospettiva, quindi si vedono i punti di fuga retrostanti e quindi diciamo io devo comunque fare un tipo di adattamento della foto, quindi io già so che questo spazio qua in realtà non esiste in quanto questi mobili hanno tutti la stessa altezza, quindi io vado a fare un ricalco della fotografia, però in effetti io vado a seguire quelli che sono gli elementi posti qui sopra. Cioè, per esempio, questo primo elemento è di 70, ma io non vado a ricalcare la foto qua, perché io non sono sicuro che quella foto mi darà effettivamente
la misura che voglio, quindi io scrivo 0,7 e anche se il punto che io prendo non oltrepassa la fotografia, io vado comunque a tracciare la linea in questa posizione. Prendo il cerchio, lo posso anche eliminare. Vado su un altro cerchio, punto qui, mi allargo, scrivo 1.2 e trovo quest'altro punto qua. Quindi prendo questo elemento, me ne scendo in giù e mi sposto in questa posizione qua e poi posso procedere o tramite dei cerchi oppure con il comando offset faccio 0.2 invio, 0.8 invio e mi trovo esattamente in questo punto qua, perché comunque colui che ha messo le misure, diciamo, le ha fatte in maniera precisa e quindi per questo io non sono andato a ricalcare semplicemente la fotografia, ma la userò soltanto come elemento campione per poter vedere queste, diciamo, per verificare che quello che sto facendo corrisponde ai vari elementi. Vado qui e vado a fare un offset di punto 33, quindi clicco qua e clicco qua e ancora faccio un altro offset di 0.66, clicco su questo elemento e clicco su quest'altro elemento qui. Qui vado a tracciare, quindi prima mi prendo il 225, quindi vado con il cerchio, punto qua, mi allargo e faccio 2.25 invio, quindi trovo questo punto, non mi interessa che non corrisponda alla fotografia, io arrivo fino a qua, prendo il cerchio e lo vado a cancellare e vado quindi con offset a fare 0.84 invio e trovo questo punto qua. Qui abbiamo delle misure diverse da queste, quindi io vado con il comando taglia invio e vado a tagliare questa parte qui e qui vado a fare un offset di 0.15 e mi faccio la prima copia di questo elemento. Vado ancora con il comando taglia a tagliare questa parte, a cancellare quest'altra parte qui e qui faccio ancora offset 0.37 e di conseguenza questo qua dovrebbe essere 54. Poi vado con il comando taglia e mi vado a ripulire tutte le parti, diciamo che non mi servono ancora. Quindi vado qui, taglia e cancello questa parte qui. Qui cancello questa parte qui. Per quanto riguarda questa parte, anche se non c'è la misura, io qua vedo che questo elemento è diviso in 4 parti. Quindi se io vado su disegna e qua faccio dividi, seleziono questo elemento e gli dico dividimelo in 4 parti. Lui mi va a mettere quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi io in corrispondenza di questi punti vado a tracciare delle linee orizzontali. Qui abbiamo che questo elemento si trova a metà di questo spazio, però visto che questa linea non arriva a metà, io la prendo, me la tiro qui e ci aggiungo un altro pezzettino di linea in questa posizione qui e quindi riesco con la linea qua prendendo la metà a trovare la metà
di questo elemento. Anche qui ho bisogno, quindi sia qui che qui ho bisogno della metà, quindi vado a fare una linea sovrapposta a questa e in corrispondenza della metà salgo sopra e mi collego qui. Anche se qua non è indicato, di solito questa parte sottostante alla cucina di solito ha un'altezza intorno ai 10 cm, quindi faccio offset 0.1 e con il comando taglia vado a ripulire tutta questa parte qui. Qui abbiamo che la parte di sotto dell'elemento è anche separato, quindi vado su estendi e mi vado ad estendere nei punti in cui abbiamo lo spacco su questo elemento. Vado qui, mi vado a fare un'altra linea che va da qui a qui e vado a farmi una linea che va da qui a qui. Qui sopra vediamo che c'è una soglia di marmo che più o meno, se vado a misurarla dalla fotografia, dovrebbe essere intorno ai 3-4 centimetri. Quindi faccio l'offset e metto 0.04 invio e faccio l'offset di questo elemento. Vado su taglia e vado a tagliare tutti questi pezzettini. Qua in questa posizione, diciamo, il marmo non c'è più. Qui anche abbiamo una suddivisione a metà, quindi traccio una linea che va da qui a qui e una linea che va da qui a qui. Poi qui io non ho un'altezza misurata per queste parti, quindi se tu non hai nessun modo per calcolare quella misura, allora puoi andare con il misuratore e magari dare una misura plausibile, quindi se questo si avvicina a 0,20, invece di ricalcare la foto e quindi mettere un numero abbastanza strano, quindi solitamente le misure degli elementi vengono comunque fatte con delle misure abbastanza, quindi 0,20, 0,25, 0,23, quindi abbastanza precise. Poi qui abbiamo questo che dovrebbe misurare intorno ai 15 centimetri, perché di solito 15-18, perché di solito quella è la misura di un cassetto. Poi qui abbiamo questo spazio, quindi lo vado a misurare intorno allo 0,04, quindi offset 0.04 invio e ottengo questo. Poi qui vado a fare ancora offset di punto 17 e questo di punto 0,4, così verso il basso, vado con il taglia e vado a tagliare questi elementi. Ora normalmente quando noi modelliamo la cucina, il dentro noi non lo facciamo vedere, cioè quindi non diamo la possibilità di poter aprire i cassetti e poter vedere dentro, quindi tutto quello che succede dove stanno le ante chiuse alla fine sarà un qualcosa che non si vede, quindi a meno che diciamo tu non lavorassi proprio per un negozio di mobili e quindi ti viene espressamente chiesto di fare in modo che
il mobile sia ispezionabile, allora in quel caso tu devi comunque andare ad aprire questo pannello e far vedere comunque la parte interna. Invece le uniche parti che sicuramente si andranno a vedere sono le parti, diciamo, che sono aperte. Ora qua si deve più o meno andare a stabilire quello che è lo spessore del pannello, quindi lo misuro dalla foto intorno a 0,15, quindi vuol dire che se io vado qui e faccio 0,015, questo qua sarà lo spessore che vado a mettere, diciamo, per queste parti perimetrali. E ora le vado anche a ripulire. Per quanto riguarda invece diciamo questa parte qua, visto che io voglio comunque mantenere la stessa distanza sopra e sotto, invece di fare 0,015, cioè faccio 0,015, metto una linea di riferimento così per trovare la metà di questo elemento, mi sposto questo in questa posizione, questa lineetta la posso anche cancellare, prendo questo e mi faccio uno specchio rispetto qui alla metà. Vado con il comando taglia e vado a tagliare questi elementi, prendo questi tre elementi e faccio una copia usando il punto centrale come riferimento e lo vado a copiare in questa posizione. Poi prendo le linee centrali che non mi servono più, le vado a cancellare, ottenendo quindi la struttura del mobile. Qui queste parti io le potrei lasciare aperte o le potrei lasciare chiuse. Io preferisco lasciarle chiuse perché in questo modo io andrò a fare un solido per la parte esterna e un solido per i ripiani. Il fatto di fare due diversi solidi mi darà una possibilità in più di poter applicare dei materiali diversi alle varie parti. Se queste parti dovessero avere per esempio un materiale tipo legno, il fatto che io le ho fatte in maniera diversa potrebbero, diciamo, potrei scegliere un orientamento delle doghe del legno diverse e quindi il fatto di aver fatto dei materiali diversificati appunto mi può aiutare diciamo a distinguere le varie parti diciamo di questi elementi. Quindi questo qui è fatto, poi mi sposto da quest'altra parte, ovviamente io mantengo sempre lo spessore del legno perché è normale che chi costruisce un mobile, a meno che non ha delle esigenze particolari, non usa dei pannelli di legno di spessori diversi, magari può essere maggiorato qualche spessore della parte sottostante, ma solitamente gli spessori dovrebbero comunque essere tutti quanti uguali, quindi lascio lo 0,15 e vado qui ad aggiungere queste parti e vado a tagliare tutte le parti che non mi servono, quindi tolgo questa parte
Qui abbiamo questo elemento qua si ferma in questa posizione, così come qua si ferma, diciamo, in questa posizione, e qui abbiamo soltanto, diciamo, una linea che fa così, e qui abbiamo un'altra linea che fa in questo modo. Qui abbiamo la parte di sotto, quindi anche qua 0,15, e andiamo a tagliare, diciamo, le eccedenze di linee. Quindi ci posizioniamo in questo modo. Qui ci sono le ante. Per fare in modo che all'interno dell'anta, cioè che nel momento in cui andiamo a modellare si vedano comunque le due parti, abbiamo necessità di mettere qua un piccolo spazietto, anche se si tratta di uno spazio molto molto piccolo, quindi un offset di 0,005. Questo piccolo spazietto nel 3D renderà più realistico il disegno, perché nella realtà le ante diciamo si accostano, ma tra di loro c'è uno spazio, e quindi dobbiamo fare in modo che questo spazio venga comunque eh, rispettato. Quindi qui togliamo la linea di mezzo, togliamo qui la linea di mezzo, poi qui abbiamo la struttura di questo elemento, quindi faccio offset 0,015, quindi quello che avevo utilizzato per le parti superiori, e mi vado a staccare quindi queste parti interne, vado con il comando taglia e vado a ripulire quelle che sono le eccedenze, facendo sempre in modo che le mensole siano staccate dalla struttura principale del mobile. Qui vado a tagliare quest'altra parte qua e vado a buttare via queste parti qua superiori che non servono. Ora, per finire, qua abbiamo questo spazio vuoto che più o meno dovrebbe corrispondere a questo, cioè queste sono delle gole, quindi visto che gli sportelli sono senza maniglie, queste qua sono delle gole che servono ad aprire i cassetti, quindi è molto probabile che questa stessa misura che sta qua sia presente anche qua. Quindi io posso prendere questi elementi, li posso copiare e li posso mettere qua in questa posizione, posso andare a tagliare, diciamo, la parte che non mi serve. Quindi normalmente quando si ricalca deve essere comunque un ricalco che deve seguire diciamo, una certa logica, quindi uno si deve un pochino immedesimare in quello che ha potuto fare il progettista della cucina, e quindi scegliere le giuste proporzioni dei vari elementi. Una volta che ho terminato, seleziono tutto questo e me ne faccio una copia. Quindi non vado a lavorare direttamente sul file originale, questo perché in ogni momento, nel caso in cui mi rendo conto che ho dimenticato qualche cosa o voglio modificare qualcosa nella struttura di pianta, oppure diciamo successivamente alla mia realizzazione io poi decido di fare dei cambiamenti, ho la possibilità in ogni momento di andare a fare queste cose. Infatti qui ora mi sono accorto
diciamo che ci mancano degli elementi. Cioè qui noi abbiamo un'anta che si deve aprire e ovviamente deve rispettare lo stesso spazio che c'è qui. Quindi io qua vado a fare una linea che va da qui a qui, seleziono questi due elementi e vado a copiare in modo tale che il centro di questo punto vada a corrispondere al centro di quest'altro punto e senza interrompere il comando vado qui e vado a dare anche il centro di quest'altro punto qua. Quindi in tutte le parti dove ho delle ante che si accostano a delle altre ante, invece di creare una singola linea, vado a mettere una doppia linea che quindi mi creerà uno spazio nel modello 3D e in quello spazio ci sarà diciamo, si vedranno le ombre all'interno di quello spazio e quindi la forma del mobile sarà quindi più realistica. Quindi visto che ho apportato delle modifiche a questo elemento, vado a cancellare questa parte e ne faccio una copia, quindi una nuova copia. Ed inizio a salvarmi il file, quindi salva con nome, lo metto sul desktop e lo chiamo cucina 3D. A questo punto devo cominciare a creare la tridimensionalità. Qui mi sembra di capire che la parte sottostante è larga 52 centimetri, mentre invece la parte superiore è larga 31 centimetri. Ora io potrei procedere in due modi, o prendere questo disegno e raddrizzarlo e quindi diciamo ehm, lavorare già direttamente con il disegno nella sua reale posizione, quindi verticale, oppure posso anche creare la cucina così sdraiata a terra e poi al termine la vado a ruotare. Bene o male ottengo, l'importante è che ottengo lo stesso risultato. Quindi io clicco sul comando orbita e mi sposto in una vista tridimensionale della scena. Queste sono tutte linee separate, quindi io non ho creato delle polilinee e quindi mi è molto comodo utilizzare il premi e trascina per poter ottenere direttamente le parti solide senza dover necessariamente andare a creare delle polilinee. Il punto dal quale posso partire è un punto assolutamente, diciamo, indifferente. Io preferisco partire da quelli che sono i pannelli, quindi dalle ante, che le voglio staccare dal corpo dell'oggetto. Noi abbiamo detto che non vogliamo che l'oggetto io possa avere la possibilità di aprire le ante e guardare dentro che cosa c'è, perché se fosse stato così io avrei dovuto creare attorno a ognuno di questi pannelli la sua struttura e l'avrei dovuta rendere tridimensionale. Invece in questo caso io che cosa faccio? Vado a creare qui l'anta, quindi clicco qui dentro e ipotizzo, perché da qua diciamo non c'è nessun dato che mi può far sapere quanto è l'anta, gli do uno spessore di 2 cm, quindi faccio 0.02 invio, mi metto in modalità concettuale e continuo a creare le altre ante, quindi vado qui e do 0.02, 0.02, 0.02 e quindi continuo
Questo qua non lo faccio ancora. Allora, se questa parte qua ipotizziamo che per esempio è alta 52, vuol dire che tutti questi elementi, questi qui di sotto, devono essere spostati verso l'alto di 50, perché poi quando io vado a mettere la struttura inferiore cioè quindi il cassone del mobile, mi trovi ad una distanza di 52. Quindi vado su sposta, clicco qui sopra, mi alzo e scrivo 0,50 e compreso i due spessori del mobile arrivo a 52. Adesso che cosa faccio? Vado sempre con il premi e trascina, mi poggio qui e clicco nella parte inferiore. Ovviamente questa qua è una soluzione diciamo facilitata, perché io con questa soluzione non sto modellando la parte interna del mobile, perché la parte interna del mobile in questo caso non mi è nemmeno richiesta, quindi tra virgolette è inutile diciamo perdere tempo a modellare un qualcosa che poi diciamo io non andrò mai ad aprire le ante per andare a vedere la parte interna del mobile e quindi va benissimo diciamo farla in questo modo. Adesso vado a fare la parte superiore, poi per ultime andrò a fare queste parti qui. Di solito lo zoccolo della cucina non si trova mai perfettamente allineato alla cucina, ma di solito ha sempre un rientro che è pari allo spessore dell'anta. Quindi io clicco qui e mi appoggio su questo punto, mi appoggio su questo punto qua, mi appoggio su questo punto e mi appoggio su quest'altro punto qua. Questa parte invece della scocca interna vado sempre sul premi e trascina, mi metto diciamo nell'area centrale, qui nel caso in cui ti accorgi che ci mancano delle linee, allora le vai ad inserire. Quindi qui ovviamente diciamo non dobbiamo poi lasciare questo spazio completamente vuoto fino in profondità, magari così come anche qui, magari andremo a mettere degli elementi diciamo che si fermano un pochino prima. Quindi vado qui dentro e do 0,02 per fare il piano retrostante di questo elemento. Poi qui diciamo se eh, capisco bene, questa parte qui di sotto ovviamente è larga come questa parte qui. E qui io vedo che c'è un dislivello, quindi qua mi viene da pensare che questa parte qui, quindi tutta questa parte qui, è profonda come questa, mentre invece soltanto questa parte qua è un pochino più,
diciamo un pochino meno profonda. Qui abbiamo il marmo, quindi vado sul premi e trascina, cioè quindi non so se è di marmo o di un altro materiale, arrivo inizialmente a questa posizione, poi ritorno di nuovo qua sopra e allora posso fare così, quindi se questo da qui a qui è 52, questo qua lo posso alzare di 0,54, così più o meno in questa maniera qua. Ovviamente quegli spazi, diciamo, interni dopo comunque vanno riempiti in qualche modo, perché nella realtà qui dietro ci sono delle gole che ci permettono di aprire il cassetto. Ovviamente l'accuratezza con la quale tu vai a fare un 3D dipende più o meno da quello che tu devi fare, cioè se tu stai lavorando per un'azienda di mobili e quindi loro hanno bisogno di ottenere proprio delle schede tecniche su come il mobile è fatto, allora in quel caso tu veramente lo devi disegnare così come è stato realizzato, rispettando tutti i parametri quindi vai a disegnare tutte le parti, ma se il tuo scopo è semplicemente quello di fare un render, l'importante è che all'interno del render ci siano comunque dei giochi di luci e di ombre e quindi non è necessario, diciamo, essere tantissimo accurati nel rappresentare un qualcosa che poi alla fine magari non ne vale nemmeno la pena, perché comunque diciamo nel tempo che si risparmia a fare una determinata cosa può essere poi occupata da altre cose. Quindi andiamo in tutti gli spazi, diciamo, interni e creiamo semplicemente, quindi magari qui che non si riesce più a vedere l'interno, magari ci incliniamo così un po' di più. La cosa simpatica del comando premi e trascina è che tu puoi tornare su una superficie che hai già estruso e andare eventualmente ad estruderla, quindi se ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, puoi ritornare sullo stesso elemento e andare a sistemare l'estrusione che avevi fatto. Quindi anche qui, in questa parte qui, vado a estrudere questi elementi fermandomi qui. Quindi in realtà qui dietro c'è un incavo che permette quindi di infilare le dita in questo spazio e poter aprire le ante, però
essendo un qualcosa che guardando il mobile frontalmente uno non se ne rende conto, volendo, diciamo, può essere anche rappresentato in maniera meno accurata. Ovviamente dipende sempre dal motivo per il quale tu stai facendo il render, quindi se il motivo per il quale tu lo stai facendo è perché magari eh, lavori in una società che costruisce cucine e loro hanno bisogno comunque di un disegno tecnico della cucina, allora in quel caso diciamo non ti puoi fermare a questo livello di accuratezza, ma in quel caso magari ti verranno anche fornite delle schede tecniche che ti permetteranno poi di, di fare il disegno con maggiore precisione. Ora qui io non riesco benissimo a capire, diciamo, dal disegno perché mi manca la pianta, non riesco benissimo a capire questi elementi dove si allineano. Allora, in questo caso ipotizzo, diciamo, che si allineano con questo punto qua. E quindi mi vado a tracciare tutti questi elementi e poi arrivo su questo elemento, lo sposto in questa posizione. Poi invece queste altre parti qua, diciamo, io non sono sicuro che questo si riferisce a questo valore, però in questo caso, visto che non ho possibilità di verificare perché non so, questo disegno l'ho trovato su internet, quindi ipotizzo che per esempio queste ante sono rialzate di 0,31, quindi vado nella parte sottostante e mi vado ad alzare questi elementi e poi molto probabilmente ci sarà anche un, un retro, diciamo, su questi mobili, quindi vado nella parte inferiore, in questo caso posso fare anche un parallelepipedo, quindi che alzo di 0,02 e qua un altro parallelepipedo. Quando faccio il parallelepipedo, prima di tracciarlo, io mi poggio su questa faccia azzurra in modo tale che lui sistemi l'UCS in quella posizione e quindi
vado a creare anche queste ante. Volendo io potrei anche andare con le booleane ad unire tutti questi elementi, però alla fine non mi conviene, cioè il fatto di avere tutte le parti separate è comunque un qualcosa che mi può tornare utile nel momento in cui io vado a, a mappare i materiali. Quindi a questo punto vado sulla rotazione 3D, fisso un punto ai piedi del mobile, clicco sull'asse rosso, mi accerto che diciamo che sia attivo l'orto e vado a ruotare questo elemento. Se questa fosse una, diciamo, penso proprio che questa è una cucina e quindi probabilmente qui ci sarà l'area relativa eh, quindi probabilmente qui ci sarà l'area relativa ai fuochi o viceversa e qui l'area del lavandino. Allora che cosa posso fare? Posso andare, diciamo, calcolare più o meno quella che può essere la dimensione di questi elementi, quindi vado a fare un rettangolo in questa posizione e ipotizzo per esempio un offset di 0,15, attivo qui sotto la selezione ciclica per fare in modo che lui mi permetta di selezionare la polilinea, però 0,15 è un poco troppo, quindi facciamo 0,05 con la polilinea e la sposto all'interno e ipotizzo quindi che per esempio questa parte qui, quindi questa parte sia occupata dal lavandino e questa parte qui diciamo è la parte del lavandino dove poi eh, si mettono ad asciugare le stoviglie e qui magari abbiamo la parte dei fuochi. Ovviamente in questo caso io sto ipotizzando, poi nella realtà uno andrebbe realmente a, diciamo, a prendere le misure di questi elementi. Ehm, a questo punto vado a fare un parallelepipedo in questa posizione e lo alzo più o meno per quella che è la profondità, diciamo, della vaschetta, delle vasche del lavandino. Quindi scrivo qua dentro ad esempio 0,25 ad esempio. Poi prendo questo solido e lo vado ad abbassare portandolo, diciamo, a filo con questo elemento o un po' più fuori e vado sulla sottrazione booleana e vado a sottrarre a questi elementi, io ora non so quanti elementi incontra questo solido, quindi premo invio, clicco su questa parte qui, premo invio. Ok, quindi non si era preso questa, quindi prima di fare la differenza magari mi sposto leggermente in fuori, lascio questo elemento leggermente esterno e magari mi metto in vista wireframe per capire, anche se però si capisce poco,
quali sono i solidi che questo elemento va a intercettare. Quindi faccio sottrai a questo, questo, questo e questo, io glieli do tutti tranne tanto, anche se questo, cioè se uno di questi oggetti non si incontra con quel solido non verrà toccato, quindi premo invio e poi vado a cliccare sul solido di sottrazione e così ottengo, diciamo, l'incavo del lavandino. Qui ci sarà sicuramente una vasca di suddivisione, quindi vado a tracciarmi una linea e di questa linea faccio un offset di 0.02, diciamo, così, seleziono questa parte, mi posiziono in vista wireframe e vado a fare un parallelepipedo oppure vado sul premi e trascina e clicco diciamo in questo punto qua. Poi per quanto riguarda il, il lavabo, diciamo per quanto riguarda l'elemento diciamo di uscita dell'acqua, io posso decidere o di modellarlo io oppure se questo progetto, se questo oggetto dovrà andare nella diciamo in SketchUp per renderizzare, si può anche scaricare dalla 3D Warehouse, così come anche il piatto per i fuochi può essere benissimo scaricato e diciamo è aggiunto nel 3D, quindi non si deve necessariamente modellare tutto. Quindi questo qua è il mobile, diciamo, finito.